Che è un ribaltino. È un ribaltino. Non si ribalta, raga, non è vero niente. Io ho provato qualche rotonda un po' spinta e non è vero che si ribalta. Si alza la ruota dietro. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con questa 595 competizione, 180 cavalli, la più potente della gamma competizione, fornitaci da Rental Plus di Cassano Magnago, che potete trovare in via Bonicalza 114. Andiamo a scoprire l'auto assieme, non vi voglio annoiare con una recensione lunghissima, quindi vi dirò ciò che mi piace, ciò che trovo non fatto bene su quest'auto. Parliamo delle sensazioni di guida. Allora, parliamo subito del motore, che è la cosa più importante che vorrete sapere tutti. Motore da 180 cavalli, 0 a 100 in 7 secondi. È un motore turbo, come tutti sapranno. Non ha il turbo lag, cioè quando accelerate anche da bassi regimi non vi dà quello stacco di coppia che ci si aspetta da un motore turbo, e questa secondo me è una cosa su cui in Abarth hanno lavorato e che è molto riuscita, perché rende la spinta molto più completa dai 1000 ai 7000 giri che raggiunge questo motore. In sport lo scarico Record Monza si apre completamente e vi fa sentire tutto il sound dell'auto, che è davvero molto bello. Bene, ci siamo fermati per parlare un po' dell'esterno di quest'auto. Partiamo dalla fiancata in cui troviamo due bellissimi cerchi neri opachi da 17. Questi cerchi sono optional. Troviamo, secondo me, una cosa molto interessante: l'impianto frenante Brembo, dischi forati sia all'anteriore che al posteriore, con delle pinze anteriori 4 pistoncini che frenano veramente forte. Parlando invece della parte più entusiasmante, che gasa di più di quest'auto, invece andiamo al posteriore. Posteriore allargato rispetto a una 500 normale, ci sono queste piccole prese d'aria che non sono solo estetiche, e poi troviamo ovviamente il centro dell'attenzione della parte posteriore, il 4 scarichi integrati in un estrattore che è davvero possente, da vera supercar. Passando invece all'anteriore, troviamo anche qui un allargamento ai lati rispetto a una 500 normale, chiaramente. Troviamo questi fari che danno l'impressione di essere arrabbiatissimi, fanno subito paura quando si vedono di notte. Bello anche il paraurti in plastica con il dettaglio Abarth scritto qua, anche se non si vede moltissimo, devo dire. E per quanto riguarda l'estetica, secondo me non c'è tanto da dire in più. Trovo che quest'auto sia una, se non la migliore auto per quanto riguarda l'aspetto della sua categoria. E questo perché? Perché se io comprassi una 500 normale, io che modifiche potrei fare? Se mi metto lì a pensare, tutte le modifiche che mi verrebbero in mente da fare una 500 normale per renderla più sportiva e più bella da vedere, più veloce, sono state fatte in questo modello Abarth. Quindi
Cioè, non vedo perché dover comprare una 500 normale e poi modificarla quando ho questa Abarth a disposizione che è già perfetta. Cerchi super, gomme basse, impianto frenante già maggiorato che è fin troppo per il peso dell'auto, 1100 kg. L'auto è stata bene slargata, c'è anche un piccolo spoiler, gli scarichi suonano alla grande e quindi secondo me quest'auto qui è il riassunto di ciò che un appassionato vuole da una 500 Abarth o da un'auto tuning piccolina. Spendiamo due parole per la posizione di guida. Allora, secondo me su quest'auto, che è un'auto sportiva, tutto su quest'auto richiama un'auto da corsa. La posizione di guida pecca un po' perché il sedile non è regolabile in altezza e questa cosa qua per persone basse o per persone alte può dare fastidio, ma soprattutto il volante non è regolabile in profondità, quindi chi ha uno stile di guida, cioè una posizione un po' sdraiata con le gambe lunghe, si trova a dover fare una scelta, perché se tu guidi con le gambe lunghe e non sei tanto alto non arriverai mai bene al volante come vorresti, e questo secondo me per un'auto che nasce per essere sportiva è un po' un compromesso che non dovrebbe esserci. Io non dovrei scegliere la posizione, dovrei salire su un'auto in cui la posizione di guida posso trovarmela in base alle mie esigenze, e quindi questo è un dato negativo di quest'auto che mi sento di sottolineare. A proposito di posizione, parliamo brevemente dei sedili che al primo impatto vi possono sembrare un po' troppo avvolgenti perché la seduta è molto stretta per contenere il corpo durante le curve, ma devo dire, dopo averla usata un paio di giorni è una seduta normalissima, non vi sembrerà più stretta e chiusa come all'inizio. Per quanto riguarda invece il divertimento alla guida, quest'auto secondo me è il massimo, perché vi dà sicurezza subito, non è difficile da capire come si guida, trovi subito il limite e quindi è proprio ti dà gusto guidare quest'auto qua. È tipo un giocattolino quest'auto qui, no? È come ti sembra più piccola di un go-kart quando la guidi, puoi farci qualsiasi cosa. Adesso mi sento di dover sfatare un mito, ovvero quello che la 500 si ribalta come niente sulle rotonde, sulle curve. Raga, non è vero niente che si ribalta. Noi abbiamo provato qualche curva spinta, qualche rotonda spinta e filava via come l'olio. Cioè, tiene tantissimo, l'assetto è super rigido, le gomme da 205 su quest'auto sono fin troppo e quindi non è vero che si ribalta. Inoltre ha il differenziale autobloccante elettronico che non fa andare via la macchina durante la curva, vi aiuta a stringere la curva senza allargarla, siccome una trazione anteriore, quindi in curva quest'auto è quasi perfetta, non si sente praticamente niente, sembra di andare sul dritto. Termina qui il nostro video, andate a visitare il sito Rental Plus per vedere tutte le loro offerte, il sito ve lo lasciamo in descrizione, seguiteli su Instagram, seguite anche noi Tex Production e Tex Garage su Instagram, lasciate un like al video
iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti quello che migliorereste, quello che cambiereste e noi ci vediamo al prossimo video.